Ciao, io sono Andrea e oggi spiegherò cosa dovrai fare per elaborare una strategia per la tua nuova attività imprenditoriale. È infatti importantissimo pianificare una strategia accurata per far conoscere la tua attività e attirare nuovi potenziali clienti interessati ai tuoi prodotti o ai tuoi servizi. Prima di iniziare a parlare di piani strategici, è fondamentale però individuare i propri obiettivi. Devi infatti avere ben chiaro cosa vuoi raggiungere. Senza questo ti sarà impossibile definire una strategia, ma soprattutto sapere dove dovrai concentrare i tuoi sforzi e le tue energie. Dopo aver analizzato il tuo target, il tuo mercato e i competitor, devi ora capire qual è il tuo focus. Solo dopo averlo deciso potrai cominciare ad elaborare la tattica per realizzarlo. Ovviamente l'obiettivo deve essere ragionato, realizzabile e ovviamente misurabile. Infatti un obiettivo attuabile deve avere alcune caratteristiche come ad esempio la calcolabilità, ovvero la possibilità di calcolare i progressi in termini numerici. Inoltre deve essere specificato anche il tempo in cui questo obiettivo deve essere raggiunto. Senza decidere una scadenza è infatti difficile misurare i progressi o eventuali rallentamenti. Potrà essere scontato, ma ovviamente il tuo obiettivo dovrà essere realistico e attuabile. In caso contrario potrà demotivarti perché per quanti sforzi tu faccia non riuscirai mai a raggiungere l'obiettivo finale. Quindi sii ambizioso, ma rimani con i piedi ben piantati per terra. In ultimo, il tuo obiettivo deve essere coerente ed essere in linea con l'attività principale del tuo business. Se sarà troppo distante dalla tua impresa, il pericolo è che sia una perdita di tempo e non risulti rilevante in termini di crescita della tua attività, risultando quindi persino controproducente. Facciamo un esempio. Hai appena aperto una caffetteria takeaway. Il tuo obiettivo è aumentare il fatturato del 15% nei primi 3 mesi dell'anno. Un obiettivo non estremamente ambizioso, ma comunque un ottimo focus su cui puntare per una crescita sana e duratura. Nel momento in cui avrai definito quindi i tuoi obiettivi, puoi passare alla pianificazione. È però fondamentale, prima di iniziare a progettare una strategia, avere ben chiaro quale sia la situazione del mercato in cui stai per inserirti, chi sono i tuoi competitor, ma anche chi è il tuo target di riferimento. Se non sai come fare, ti consiglio di guardare i miei 2 video dedicati all'argomento, così da avere una panoramica più completa prima di metterti al lavoro. Ma cosa vuol dire esattamente fare strategia? Non è altro che un programma che dovrai stilare, dove indicherai tutta una serie di azioni e scelte che l'attività deve compiere per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, seguendo ovviamente un cronoprogramma prestabilito. Una volta definito il tuo target di riferimento e identificati i canali dove intercettare i potenziali clienti, dovrai definire cosa dire al tuo pubblico. In sostanza il messaggio che vuoi trasmettere. Quando andrai a decidere il messaggio, ricordati di tenere conto dell'idea che i potenziali clienti hanno della tua attività, ovvero l'immagine che trasmetti ancora prima di dire qualcosa. Dovrai infatti fare attenzione che il messaggio sia coerente con l'immagine che la tua attività dà di sé alle persone. Un disallineamento tra questi 2 elementi può causare nel potenziale cliente confusione e quindi apparirai meno attraente. Facciamo un esempio pratico, sempre con la nostra caffetteria takeaway che ha una clientela molto varia, che parte dai 16 anni fino agli ultra 65 anni e un prezzo medio più alto del classico bar. Il tuo obiettivo è aumentare il tuo fatturato, come abbiamo detto, e identificherai un segmento specifico, ad esempio il target tra i 25 e i 35 anni, come quello con la più alta redditività su cui decidi di puntare la tua comunicazione. Li dovrai quindi intercettare sul canale più idoneo, vista l'età potrebbe essere sicuramente il canale dei social, magari con una campagna combinata Facebook-Instagram. Quindi hai il target, cioè i giovani tra i 25 e i 35 anni, hai il canale, ovvero i social network, non ti resta che creare il messaggio che dovrà essere coerente con la tua identità, ma anche attraente per il target e attuabile sul canale scelto. Se tutti i passaggi sono stati fatti con attenzione e ben analizzati, allora avrai dato vita ad una pianificazione strategica che mira al raggiungimento dell'obiettivo precedentemente individuato.
Questo è solo un esempio molto semplice, ma è esattamente la sequenza di passaggi che dovrai compiere per raggiungere l'obiettivo e il target prefissato. Dire che devi creare una strategia è comunque semplicistico, infatti questa è formata in realtà da tanti piccoli passaggi da compiere per raggiungere l'obiettivo. Immagina tanti piccoli passi su un sentiero segnalato per arrivare a un punto prestabilito. Sarà necessario pianificare tutta una serie di piccole azioni e tattiche da attuare nella quotidianità per raggiungere il tuo obiettivo, seguendo ovviamente la tua strategia. Torniamo al nostro esempio della caffetteria, dove hai individuato nell'aumento del 15% del fatturato il tuo obiettivo. Hai pianificato la tua strategia, puntando sulla fascia con la più alta rendita, ovvero i ragazzi tra i 25 e i 35 anni. Ora devi identificare le azioni concrete per raggiungere il risultato e i passi da compiere. Una tattica potrebbe essere quella di aprire un ape bar in una posizione strategica come fuori dall'università oppure vicino alla zona degli uffici delle start-up, puntando su una comunicazione social, ad esempio sul canale Instagram, che creerà interesse e curiosità per i nuovi prodotti pensati per il target. Ovviamente ogni persona del team della caffetteria avrà un suo ruolo ben specifico, che mira al raggiungimento dell'obiettivo attraverso la strategia pianificata e mettendo in pratica le tattiche e le azioni prestabilite. Una volta identificato il tuo mercato di riferimento, i competitor e il target, è tempo di pianificare la tua strategia. Non prima però di aver individuato l'obiettivo che vuoi raggiungere. Ricordati di definire un obiettivo che sia realistico, attuabile e misurabile, oltre a decidere anche i tempi entro cui dovrai realizzarlo. Se il tuo obiettivo è troppo distante o poco concreto, rischi di perdere del tempo, delle energie, oltre a perdere fiducia nella tua attività. Quindi, quando definirai l'obiettivo, ricordati di essere sì ambizioso, ma anche realistico. Una volta definito questo punto, puoi dedicarti alla pianificazione strategica, individuando il modo per raggiungere l'obiettivo e creando un vero e proprio cronoprogramma di azioni e tattiche da mettere in pratica nel lavoro quotidiano per raggiungere quel determinato risultato finale. Io per adesso ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. A presto!